All'inizio del mese di ottobre il mio canale ha iniziato una grossa collaborazione con uno dei siti ormai più importanti a livello globale per quanto riguarda il mondo di Pokémon sotto qualsiasi suo aspetto. Sto parlando degli amici di Pokéos che hanno creato un portale contenente tanto di quel materiale tema mostriciattoli tascabili che è impossibile riassumerlo in un singolo video. Vi basti pensare che hanno sezioni dedicate all'anime, alle carte, ai giochi e alle notizie più recenti, in costante aggiornamento, e il tutto creato da italiani, quindi su, è giusto esserne orgogliosi. Insieme a loro abbiamo deciso dunque di dare il via a una serie di concorsi mensili nei quali i protagonisti siete voi. L'idea di base era quella di realizzare dei video dedicati ad ogni singola combinazione di tipo Pokémon non ancora esistenti, ma visto l'apprezzamento per la prima iniziativa, probabilmente ci saranno delle sorprese per le prossime. Bando alle ciance, qual era dunque il tema del primo concorso? Essendo ottobre il mese di Halloween, abbiamo deciso di partire con la combinazione di tipi Spettro Roccia, non ancora apparsa in nessun gioco Pokémon. I lavori dei partecipanti sono stati tutti caricati nella sezione apposita del sito di Pokéos e sottoposti poi al severo giudizio dei giudici, ovvero noi. In questo video vedremo dunque i 4 vincitori, 3 scelti da noi e uno scelto dai voti del pubblico, che considereremo come vincitore globale. Ognuno di loro riceverà un profilo premium sul sito di Pokéos e il loro Pokémon ridisegnato da me, mentre il vincitore assoluto riceverà in aggiunta un omaggio fisico a tema Halloween direttamente dal sito di Yukidex. Detto questo, direi di iniziare. Avendo come tema di base un Pokémon di tipo Spettro Roccia, il problema principale è stato sicuramente quello di creare qualcosa che non fosse semplicemente una creatura fatta di pietre e parti spettrali. La prima idea vincente di oggi è quella di 2D Pixel che ci presenta il suo Garghost. I più esperti di voi avranno già capito su cosa si basa questo piccolo esserino, ma per i meno attenti vi basterà semplicemente pensare alle palestre del mondo Pokémon. Da anni e in quasi ogni generazione abbiamo visto queste particolari statue all'entrata di queste strutture, soprattutto a Let's Go Pikachu ed Eevee. Abbiamo un modello 3D visibile in alta definizione. Effettivamente sembrano rappresentare un Pokémon mai visto prima, difficilmente riconducibile a quelli esistenti, ed ecco perché l'idea di 2D Pixel ci ha colpito particolarmente. È partito dall'immaginario generale dei Gargoyle, per poi passare ad una statua posseduta, ricollegandola ad una statua già esistente nel mondo Pokémon, dandogli un senso. Lo spirito che infesta questo oggetto si risveglia in particolari situazioni. La sua abilità Possessione gli permette di cambiare forma quando viene colpito da una mossa che arreca danno. In questo caso il design cambia, facendo fuoriuscire il fantasma all'esterno della roccia creando un corno, delle orecchie e delle ali, rivelando la vera natura del Pokémon. Complimenti per la vittoria, ecco dunque la mia interpretazione. Garghost, il Pokémon statua di tipo Roccia Spettro. Questo Pokémon è nato nel momento in cui uno spirito vagante ha preso possesso di una vecchia statua di una palestra Pokémon abbandonata. È estremamente solitario e preferisce luoghi lontani dalla civiltà per poter riposare in pace, ma se rivela degli intrusi nel suo territorio, lo spirito prende il sopravvento cambiando totalmente il proprio aspetto. In questa nuova forma spaventa morte ai malcapitati e ne assorbe l'energia vitale, come monito di non mettere mai più piede nella sua zona. Passiamo ora al secondo vincitore di oggi. Tra la miriade di spettri inquietanti e cattivi, ne abbiamo trovato uno che ha deciso di far leva sulla simpatia piuttosto che sulla malvagità. Ecco dunque Paleoditto e Mesoditto, creati da Cicaneri Doodles. Non si tratta di una forma regionale di ditto, ma di una sorta di forma convergente appartenuta a periodi antichi. Potremmo definirlo un fossile. Lasciatemi dire che le idee alla base di questi due Pokémon sono geniali. Partiamo dalla chicca più grande. L'ispirazione principale delle creature altri non è che una delle carte più famose di ditto all'interno del gioco di carte collezionabili. Sto parlando del ditto di Skyridge, dove viene rappresentato con un'espressione arrabbiata di fronte ad una caverna con delle pitture rupestri. L'artista in questo caso ha voluto riprendere l'illustrazione trasformandola nel ditto, che invece di essere liquido diventa solido. Ma a cambiare forma non è lui, ma le stesse pitture rupestri dipinte addosso che assumono le fattenze di mostri e Pokémon del passato. Un lavoro decisamente encomiabile. Paleoditto, il Pokémon rupestre di tipo Roccia Spettro. I Paleoditto erano un tempo semplici rocce su cui i primi umani raffiguravano, tramite pitture rupestri, le loro battute di caccia. Gli spiriti dei Pokémon cacciati hanno però preso possesso di quelle rocce, dando vita alle storie su di esse illustrate come ombre vendicative. Nonostante il simpatico aspetto delle ombre e del volto sulla roccia, è meglio tenersi alla larga da loro. Sono gentili con gli altri Pokémon, ma crudeli con gli umani, sui quali sfogano la loro vendetta. Mesoditto, il Pokémon rupestre di tipo Roccia Spettro. Più pitture hanno sul corpo, più il loro potere aumenta. Tuttavia, la rabbia diminuisce, diventando non più una macchina vendicativa, ma più un posto nel quale gli spiriti dei Pokémon cacciati possono riposare in compagnia.
Allo stesso tempo, i Messoditto utilizzano le ombre per intrattenere i cuccioli delle altre specie, mettendo in scena storie e racconti, soprattutto per metterli in guardia sulla pericolosità di alcuni esseri umani. Finiamo con i Pokémon scelti da noi, con quello che è stato il vincitore disegnato personalmente da me. Nonostante ho sempre detto di volere tante ispirazioni, collegamenti e ricerca dietro ad ogni design, a volte può capitare che un disegno mi colpisca particolarmente al primo colpo, ed è successo così con i lavori di Jacopo, che presenta i suoi Grimtink, Grimmitaff e Grimton, catena evolutiva convergente di Tinkatink, ispirata principalmente al tristo mietitore. La cosa che mi è piaciuta principalmente è stata quella di immaginarmi un Tinkaton che invece di avere un martello fatto di pezzi d'acciaio ha una grossa falce composta dai resti di ossa di altri Pokémon. Dai su, è una cosa decisamente fighissima. Ma non è tutto qui, infatti Jacopo ha preso spunto dalla città fantasma di Craco, città situata su una montagna in lento cedimento e abbandonata dalle maggior parte dei suoi abitanti. Abbiamo anche l'ispirazione delle streghe e della stregoneria e infine del quarzo fantasma, una pietra biancastra dai riflessi spettrali situata nelle Alpi. Tutte queste cose unite per creare un trio di Pokémon perfettamente in linea con la nostra richiesta. Bravo! Grimtink, il Pokémon falce di tipo roccia spettro. Questo Pokémon scava in continuazione alla ricerca di speciali pietre che usa per fabbricare la sua arma. Spesso capita che il suolo soprastante celi sotto abitazioni ed edifici, costringendo gli abitanti a lasciare le case e trasferirsi altrove. È molto timido e si nasconde appena qualcuno si avvicina, ed è per questo che le città nelle quali scava sono spesso luoghi nel quale circolano voci di case infestate e piene di spettri. Grimmtuff, il Pokémon falce di tipo roccia spettro. Considerato portatore di sventura da molte culture, questo Pokémon predilige i luoghi mostruosi ricchi di speciali pietre che usa per adornarsi il manto, forgiare la sua falce e potenziare il proprio potere spettrale. Con l'evoluzione ottiene abbastanza forza da cacciare gli altri Pokémon spettro e trasferire la loro energia nella falce, in attesa di diventare così potente da poter sopportare il peso di una falce più grande ed evolversi ancora. Grimtune, il Pokémon falce di tipo roccia spettro. Estremamente raro, questo Pokémon si dice possa avvertire quando una vita sta per finire e che si avvii verso di essa per catturare l'anima all'interno della falce. Non si sa molto al riguardo, ma è stato visto annidarsi in grotte e miniere di cristallo spesso vicino a villaggi semi-abbandonati, forse in attesa di nuove prede da catturare. Le sue prede preferite sono grossi Pokémon che cattura scattando furtivamente per poi falciarli. Terminati i Pokémon scelti da noi, è arrivato il momento di vedere quello scelto da voi, che ha ricevuto il maggior numero di mi piace, e quindi presumo sia stato quello più apprezzato dalla community. Ecco dunque Causticand di Ricky, che ha ricevuto 35 like. Sicuramente quel tipo di design grosso e minaccioso che piace anche a me, e in fin dei conti è giusto che abbia vinto. Ma passiamo al dunque. L'ispirazione principale è il selciato del gigante, situato nell'Irlanda del Nord, composto da particolari formazioni rocciose esagonali. La leggenda narra che il guerriero gigante dell'Ulster, la provincia nella quale è presente la formazione, si fosse innamorato perdutamente di una gigantessa scozzese dell'isola di Staffa e per raggiungerla avesse costruito con le sue possenti mani una statua di pietra per poterla corteggiare ogni giorno. Partendo dall'Ulster, Ricky fa riferimento al suo ciclo letterario, nel quale troviamo Morrigan, dea della battaglia e della morte, che mangiava guerrieri caduti in battaglia. Non posso che fare i miei complimenti a Ricky per essere il vincitore assoluto di questo primo contest e direi di andare a vedere l'ultimo disegno di oggi. Causticand, il Pokémon Ulster di tipo roccia spettro. Questo raro Pokémon va in giro durante le notti di luna piena ad assalire i poveri malcapitati in battaglia. Attacca le sue prede lanciando le schegge di roccia dal suo corpo per poi finirle con i suoi potenti artigli. Si dice che in una particolare formazione rocciosa nei mari di Galar si sia formata dal suo corpo. La leggenda narra che abbia tentato di creare una scala di roccia così alta nel tentativo di raggiungere la luna, che sarebbe la sua vera dimora e origine. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Vi ringrazio ragazzi di Pokeos per questa incredibile opportunità e vi ricordo che settimana prossima inizierà il nuovo contest, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati se volete essere voi i prossimi fortunati vincitori. Vi ricordo di iscrivervi, lasciare like e attivare la campanella se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Buon Halloween!